lampi, fulmini e la porta all'inferno. Carissimi, benvenuti a uno dei siti più importanti del paese. Ma prima di continuare, un piccolo recap su come siamo arrivati qua. In questo episodio vi mostrerò 3 giorni di viaggio, iniziando dal cratere più famoso al mondo e dai suoi fratelli, il cratere d'acqua e il cratere di fango. Dormirò in una tipica yurta sotto una tempesta di sabbia e riprenderò la marcia verso il sito UNESCO di Cugna Urgenc, ricco di mausolei e testimonianze tra l'XI e il XIII secolo. Resti che sottolineano la vicinanza all'Uzbekistan, che si trova a una decina di chilometri da qui. Continuerò l'avventura con il ritorno verso la capitale, con un comodissimo treno notturno di 12 ore, e poi altre 5 ore, questa volta in macchina, al confine con l'Iran, per arrivare al leggendario sito UNESCO di Merv, una città che tra il XII e il XIII secolo era tra le più importanti al mondo, insieme a Damasco, il Cairo e Baghdad, tanto da essere chiamata la vera capitale del mondo islamico orientale. Successivamente di nuovo verso Ashgabat per prepararsi all'ultimo episodio di questa serie dal Turkmenistan. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi, mettetevi comodi voi che potete e buona visione! Poco dopo pranzo siamo partiti dalla capitale Ashgabat che ho mostrato nello scorso video. La distanza è di circa 250 km. Le strade sono per la maggior parte asfaltate ma non in condizioni ottimali, quindi ci si mette circa 4 ore. I paesaggi in qualche punto sono interessanti, ma in generale un po' monotoni, visto che più del 70% del paese è deserto. Piccola pausa benzina e poi tutto deserto. E là c'è un paesino di qualche tipo. La benzina costa 1,5 manat al litro, quindi 38 centesimi con il cambio ufficiale, ma vi ricordo che il cambio al mercato nero è circa 5 volte più conveniente, quindi dei prezzi inimmaginabili per noi italiani, ma d'altronde il paese è ricco di risorse naturali, specialmente gas e petrolio. Siamo arrivati al primo cratere, collassato anche questo dopo che i sovietici avevano provato a cercare del gas. Si tratta di un cratere chiamato dell'acqua, perché giù è pieno d'acqua, acqua però che ribolle perché ci sono esalazioni di gas, quindi è tossico, è abbastanza pericoloso. C'è una recinzione che viene fatta superare senza problemi, però così, comunque questo diciamo nulla di che, un grande buco. Mentre intorno si vede molto bene quanto sia desolato il posto, non c'è assolutamente nulla. Secondo cratere, sempre in mezzo al nulla più assoluto, è quello di fango. Benvenuti al terzo cratere, quello più famoso, la porta dell'inferno. Benvenuti a Darvasa. Si tratta di un giacimento di gas naturale collassato in questa gigantesca cavità di 60-70 metri di diametro. Si creò nel 1971, quando un team di ingegneri sovietici perforò il terreno credendo di aver trovato un giacimento di petrolio. La trivella intercettò una caverna di gas naturale e il soffitto di questa cavità crollò, inghiottendo attrezzature e campo base. Per evitare la diffusione di gas velenosi e letali per la fauna locale e per i villaggi, i geologi decisero di dar fuoco al metano, pensando: ma quanto mai potrà durare? Sono passati 55 anni. C'è da dire però che negli ultimi anni il cratere ha molte meno fiamme.
Il governo infatti ha portato avanti una politica di salvaguardia dell'area e in particolare, da quello che ho trovato online, viene scritto che negli ultimi 3 anni l'intensità delle fiamme è calata di oltre il 75%. Questo perché negli ultimi anni, invece di provare a spegnere il cratere, stanno semplicemente estraendo il gas qui intorno. Il gas non è tutto convogliato in questo specifico punto. Quindi, come vedete, anche se cercate delle foto di 10 anni fa, 5 anni fa, la differenza è notevole. Si dice che in un futuro prossimo, non troppo lontano, potrebbe spegnersi del tutto. Questo ovviamente porterebbe a un grande danno per l'industria turistica del paese, ma un beneficio per la salute di flora, fauna e abitanti, pochi abitanti che rimangono in questa zona. Intorno al cratere ci sono vari campi di yurte, dovrebbero essere una decina secondo la nostra guida, e da questa ce ne sono altri. Molto spartani ma carini. Questo è il nostro campo di yurte e questo l'interno. C'è una stufa che ovviamente non servirà perché è caldissimo e sono doppie. Tipica yurta. Ci ho già dormito in più paesi ormai. Questa è la yurta dove immagino ogni tanto si mangi quando fa più fresco, mentre i bagni sono qua dietro. Questi sono i bagni, vediamo come sono molto curioso. Le altre yurte dove sono stato c'era un buco e basta. Vediamo questo. C'è pure un cesso. Porca vacca, ci sono dei tuoni incredibili. Speriamo che non piova, perché uno, non penso che le yurte tengano l'acqua, e due, la porta dell'inferno con l'acqua penso che si spenga, non so. Ha iniziato a piovere. Vediamo quanto dura. Anche un po' di grandine. Ci sta. Allora, non si vede molto, ma ci sono un sacco di lampi, veramente tantissimi. Porca vacca, alcuni bellissimi. Così con tuoni e fulmini è spettacolare. Cioè, le fiamme non sono così tante ovviamente, però veramente tanta roba. Atmosfera a dir poco incredibile, degno del soprannome Porta dell'Inferno. A un certo punto è arrivata anche una mega tempesta di sabbia. Se ne stai mandando perché è fastidiosissimo, non si riesce a tenere l'occhio aperto. Non il massimo lavarsi i denti sotto la pioggia, con l'acqua della bottiglia ovviamente. Poi qua abbiamo il nostro bellissimo letto col sacco a pelo sporchissimo, mai lavato. Per fortuna mi sono portato il sacco lenzuolo, e per pulirmi dalla sabbia, c'è stata la tempesta di sabbia, ho delle salviette umide, perché praticamente non c'è acqua corrente ovviamente, e l'acqua che c'è è acqua raccolta, quindi è ancora più sporca di quello che abbiamo addosso. Quindi niente, ci vediamo domani. Buongiorno. Sono le
6:30, dormito poco e male. Adesso vi faccio vedere un attimo il letto perché è una tavola di legno. Comunque ha piovuto tantissimo tutta la notte. Adesso facciamo colazione qua e poi ci dirigiamo verso la prossima tappa. E una cosa che non vi ho detto ieri, anche la prossima notte la dormiremo fuori, quindi senza la possibilità di fare la doccia. Quindi praticamente staremo senza fare la doccia per 3 giorni di fila. Non è il massimo, però sono abituato alle cose un po' spartane. Strada è terribile, tantissime buche, asfalto molto poco, è messo malissimo perché è stato messo giù dai russi e si continua ad andare a zigzag, ci si mette un'infinità di tempo. Questo tragitto in macchina verso nord è di circa 270 km, ma ci si mette 6 ore ed è obbligatorio il 4x4. La destinazione è il sito di Kunia Urgenk, patrimonio UNESCO dal 2005. Si trova nell'estremo nord del paese, al confine con l'Uzbekistan. Da qui passarono i Selgiukidi dall'XI secolo, gli Scià della Khoresmia, cioè una regione storica dell'Asia centrale, dal XII secolo, i Mongoli di Gengis Khan, che nel 1221 devastarono queste zone, e infine Tamerlano, che alla fine del XIV secolo attaccò Urgenk per più volte, perché stava facendo concorrenza a Samarcanda. Quindi capite anche voi quanti popoli, quante storie hanno attraversato queste zone. Siamo finalmente arrivati, dopo un estenuante viaggio, al leggendario sito di Konya Urgenk, molto simile ai siti in Uzbekistan. Il primo sito proprio accanto alla biglietteria è il complesso di Turaberk. È un mausoleo di una principessa e a differenza di quelli che ci sono in Uzbekistan, questi qua non sono stati restaurati. Purtroppo l'interno non è accessibile, però è interessante perché la volta interna è costituita da 365 sezioni, come i giorni dell'anno, 24 archi acuti, come le ore del giorno, sorretti da 12 archi grandi, come i mesi dell'anno, e intermezzati da 4 finestre, come le settimane in un mese. Questo è il secondo punto, il minareto di Gutlag Timur. Venne eretto negli anni 20 del 300, è l'unica porzione superstite della grande moschea della vecchia Urgenk. È decorato con mattoni cotti a vista e piastrelle turchesi. È alto 59 metri e si vede bene che non è del tutto dritto. Che c'è la pizza che si attaccava. Ma poi si è fatto 2 fossati per il po' d'acqua. Questo è il pozzo. Invece questo è il mausoleo di Said Ahmed del XIX secolo. Poi il mausoleo dedicato a Tekesh, riconoscibile molto bene dalle piastrelle turchesi. Tekesh fu lo Scià che nel XII secolo portò la Khoresmia al massimo della sua espansione, fino a Iran e Afghanistan. Si ritiene che accanto a questo edificio ci fossero anche una madrasa e una biblioteca, che oggi sono andate perdute. Oggi il sito è un luogo di pellegrinaggio e oltre a questi che vi ho fatto vedere ce ne sono altri di mausolei e resti in generale. Altro sito, altro biglietto, sempre 50 più 35, 50 per le foto. E questo è il mausoleo di Kubra. Kubra visse tra metà 1100 e il 1221. Fu un teologo, maestro d'ascetica e poeta della Khoresmia. Fu il fondatore di un ordine sufi, i cui insegnamenti si diffusero in tutto il mondo islamico. Il sito è frequentato da pellegrini anche perché alla tomba sono attribuite alcune proprietà.
ora altri 90 km in 2 ore di auto verso Dashoguz, dove prenderemo il treno per tornare ad Ashgabat, prima di spostarci di nuovo. Siamo arrivati in stazione e adesso tra mezz'oretta ci aspetta il treno di 12 ore. C'è anche la foto del presidente. Questo il treno. Questi sono gli snack, panino, dolci, cetrioli, qualcos'altro, poi arriverà anche la cena, composta da riso e carne. Abbiamo anche il tappeto in stile turkmeno, l'acqua e poi la foto del presidente. Qui abbiamo asciugamano, lenzuola, cuscinetto e poi posto dove mettere i bagagli, oltre che l'aria condizionata che va molto molto forte. Siamo partiti, abbiamo anche il bellissimo bagno con il lavandino, non so se funzioni. Funziona anche il lavandino, meglio di così non si può. Comunque il treno va molto molto lento. Siamo tornati nella capitale dopo 12 ore abbondanti, direi 13 ore di treno. È andato abbastanza bene, devo dire, ho dormito abbastanza, ho mangiato, quindi va bene. Il problema è che adesso ci aspettano altre 5 ore di macchina per raggiungere la prossima destinazione. Per fortuna questa strada è tenuta bene, anche se non cambia il tempo di percorrenza, almeno il viaggio è più tranquillo. Vi do un po' di informazioni prima di arrivare perché Merv fu veramente molto importante. I primi insediamenti qui ci furono già nel III millennio a.C. Poi la città ebbe vari passaggi di potere, con l'era achemenide ed ellenistica dal VI al IV secolo a.C., in seguito Parti e i Sassanidi, poi l'era califfale araba, successivamente i turchi selgiuchidi, sotto cui la città conobbe l'apice del suo splendore tra l'XI e il XII secolo. Poi purtroppo venne devastata dai mongoli di Gengis Khan nel 1221, quindi come il sito precedente. Si stima che ci furono tra le 300.000 e le 700.000 vittime. L'area venne poi parzialmente ricostruita dai Timuridi, ma a fine 1700 le truppe dell'Emirato di Bukhara diedero il colpo di grazia alla città. Quando nel XIX secolo l'impero russo occupò la regione, non rimaneva che un cumulo di macerie. Siamo finalmente arrivati a Merv e questo è il primo sito Kizkala. Si tratta di fortezze e residenze aristocratiche semifortificate costruite dai Sassanidi nel VII secolo d.C. Sebbene siano nate in epoca preislamica, erano talmente grandiose che i sultani selgiuchidi, 600 anni dopo, continuarono a utilizzarle. Questa fortezza è stata costruita in terra battuta e la forma ondulata in teoria serviva a resistere ai contraccolpi delle catapulte. Questi sono i resti più fotogenici e particolari dell'area. Mentre qua dietro c'è la fortezza, quella maggiore, qui abbiamo quella più piccola che si dice essere o dei ragazzi oppure delle donne. Però siamo ancora fuori dalle mura della città, dal centro di quella che era la città, perché si trova da quella parte. Questa è la prima parte di cinta muraria, all'interno si trova la città. Qua c'è questa marea di palline, comunque è da notare che all'interno delle mura non rimane praticamente nulla, è piatto completo, a parte giusto un paio di costruzioni. E un peccato ovviamente, anche se c'è da dire che non è stato del tutto scavato questo sito, sotto c'è tantissima roba.
Altro punto, i 2 mausolei di Ashkab sono qui davanti. Gli Ashkab erano i compagni, coloro che avevano conosciuto direttamente Maometto e vennero qui per insegnare l'Islam nel VII secolo. Ovviamente al giorno d'oggi sono stati restaurati e ancora oggi vengono usati come luogo di pellegrinaggio. Qua c'è ancora dentro acqua e dicono che sia stata o una madrasa o un edificio dove tenere l'acqua in fresco. Questa che si vede in lontananza è una ghiacciaia molto lontana perché la guida non voleva portarci, ma vabbè, insomma, ghiacciaia dell'epoca timuride, quindi XIV-XV secolo. Praticamente d'inverno venivano prelevati dei blocchi di ghiaccio e di neve e poi veniva messa la carne, quello che bisognava conservare, e in teoria questo ghiaccio faceva tenere in fresco le cose anche durante l'estate, quando c'erano più di 40 gradi. Più di 40 gradi come ci sono ora, veramente un clima infernale, anche se i paesaggi sono belli. Siamo arrivati alla più antica città qui intorno, che è Erk Kala, la fortezza di Erk. Un tempo questa fortezza aveva le mura alte 28 metri e spesse 7 metri. Aveva una sola entrata che si trovava proprio qua, con le scale che venivano da questa. Questo perché i soldati, salendo, quando attaccavano, non potevano ripararsi con lo scudo, perché lo scudo era nella mano sinistra. La città venne conquistata dai Macedoni, guidata da Alessandro Magno, e fu ribattezzata Alexandria Magnana. Sotto il controllo dei Parti, dal 250 a.C. al 226 d.C., lo zoroastrismo divenne religione di Stato, ma nel tempo questa città ospitò anche cristiani, ebrei e buddisti. Qui le informazioni sull'altezza delle mura ci sono state riferite dalla guida, di cui non mi fido molto. Io mi ero segnato che arrivavano fino a 50 metri. In ogni caso, incredibile per una città del VI secolo a.C. Siamo arrivati al mausoleo e alla moschea di Yusuf Hamadani. È un importante luogo di pellegrinaggio del XII secolo e, come si vede, visto che è conservato molto bene, è stato ricostruito in epoca moderna e ancora oggi attrae pellegrini da tutto il paese. Ora siamo al mausoleo di Sultan Sanjar del XII secolo e testimonianza più importante dell'impero selgiukide. Si tratta di un mausoleo alto 38 metri che si vede praticamente da quando si inizia a entrare nel sito. È stato restaurata da una compagnia turca. È particolare perché si tratta di una struttura a doppia cupola. La cupola interna è separata da quella esterna. Una tecnica ingegneristica d'avanguardia che avrebbe poi in seguito ispirato anche la cupola di Brunelleschi a Firenze e i monumenti di Samarcanda. In origine la cupola esterna era rivestita di piastrelle turchesi andate perdute durante il saccheggio mongolo. La tomba in teoria dovrebbe essere vuota. Da quello che ho letto, praticamente il sultano è stato nascosto sotto questo edificio. Questo perché? Per evitare che il suo corpo venisse prelevato e gli ori, insomma gli oggetti preziosi, venissero rubati. Siamo arrivati all'ultimo punto, il mausoleo di Ibn Zaid, conosciuto per le sue decorazioni in caratteri cufici. È ancora oggi un importante luogo di pellegrinaggio, specialmente per i mistici sufi. La storia è un po' controversa e misteriosa perché Ibn Zaid in verità dovrebbe essere seppellito in Iraq e non qua. Gli archeologi ritengono che il mausoleo sia stato eretto per commemorarlo, ma che comunque non contenga il suo corpo.
Come avrete visto, ci vuole un po' di immaginazione nel vedere questo sito come quella che una volta era la città più grande al mondo. Spero di aver aiutato in questo con le mie spiegazioni, perché devo dire che la nostra guida è stata del tutto inutile, non ci ha spiegato nulla. Dopo aver finito la visita, anche questa costata 35 manat più 50 per la macchina fotografica, si ritorna verso la capitale con altre 5 ore d'auto. Un po' di riposo, un po' di osservazione del nulla assoluto finché non compaiono i palazzoni di Ashgabat. Finalmente, dopo altre 5 ore di macchina, siamo arrivati al nostro hotel nella capitale. Adesso dobbiamo dormire, perché domani tra 3 ore praticamente abbiamo la sveglia. Prima però facciamo la doccia, perché sono 3 giorni che non ci laviamo, quindi non è il massimo. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo video, sempre mercoledì, sempre alle 18. A presto!